Non sono impazzito, almeno non totalmente. In questo video ti spiego perché la Coca-Cola è uguale allo Shure SM7B e per dimostrartelo ti parlerò di marketing, di neuroscienze, di esperimenti di scienziati e di quanto ci illudiamo di scegliere liberamente e invece non è mai così. Guarda il video fino alla fine però, perché ci sarà un test audio e vorrei che giocassi con me in modo da poterti dimostrare la mia idea alla base di questo video. Per i pochissimi che dopo aver cliccato sul video nonostante la copertina, aver visto l'introduzione, essere arrivati fin qui senza aver chiamato la neuro, vorrei tranquillizzarvi sul fatto che non sono pazzo. Pensandoci però, anche se io fossi pazzo comunque non te lo direi. Vabbè, comunque, questo video è un video serio nel quale proverò a dimostrarti una cosa e lo farò raccontandoti un paio di esperimenti condotti da scienziati e facendoti ascoltare dei file audio. Ti prometto che sarà un video super interessante, ma solo se resti fino alla fine, altrimenti il senso del video ti sfuggirà. Quindi mettiti comodo, prestami un po' d'attenzione e prepara le migliori cuffie che hai a disposizione perché tra poco ti serviranno. Iniziamo. Tutti noi siamo esseri emozionali, le emozioni muovono il mondo. Non siamo esseri razionali che provano emozioni come forse qualcuno pensa, ma siamo esseri emozionali con capacità di raziocinio. Il marketing nasce molti anni fa per soddisfare i bisogni delle persone e si evolve per creare i bisogni prima ancora di soddisfarli. Il neuromarketing nasce invece per comprendere meglio le emozioni dei consumatori. Usa tecniche di neurologia e psicologia per studiare il comportamento delle persone. Ok, ma perché ti sto parlando di tutto questo? Arriviamo agli esperimenti e tutto ti sarà più chiaro. Negli anni 80 Pepsi fece una campagna pubblicitaria dove i consumatori assaggiavano sia Pepsi che Coca-Cola senza sapere quale delle due stessero bevendo. La maggior parte delle persone preferì il gusto della Pepsi. Sorpreso? Tra poco ti sarà tutto più chiaro. Ma nonostante le preferenze di gusto, Coca-Cola continuava a vendere di più. Perché? Un neuroscienziato decise di approfondire la questione. Usò un tomografo e una risonanza magnetica su 67 volontari, facendo assaggiare a queste persone entrambe le bibite, quindi sia Pepsi che Coca-Cola, senza rilevare quale delle due stessero bevendo. Le zone del cervello collegate al piacere si attivavano mentre queste persone bevevano, ma quando vedevano invece i marchi, sapendo quindi che cosa stessero bevendo, si attivava la parte del cervello che gestisce il pensiero superiore. L'esperimento quindi dimostrò che sono le emozioni e i ricordi legati ai brand a influenzare gli acquisti, non il gusto. Ok, ma cosa possiamo imparare da questo primo esperimento? Che un brand crea immagini e le collega a sensazioni e sentimenti. Ma andiamo avanti. Un altro studio confermò questi stessi risultati. 2 gruppi di persone assaggiarono Coca-Cola e Pepsi. Un gruppo senza sapere i marchi, l'altro conoscendoli. Il primo gruppo, quello che non sapeva cosa stesse bevendo, preferiva Pepsi per il gusto, ma il secondo gruppo, influenzato dal marchio, preferiva Coca-Cola. Cosa possiamo imparare da questo secondo esperimento? Che le immagini e i messaggi di marketing influenzano le nostre scelte. Lo so che ancora non è chiaro dove voglio arrivare, ma se hai ancora un po' di pazienza lo scoprirai subito. Nel frattempo, per caso ti è venuta sete di una bibita frizzante dal colore scuro e dal gusto dolce? Mentre tu ti disseti, vorrei chiederti se già conoscevi questi esperimenti, il neuromarketing e se queste tematiche ti interessano. Mentre tu commenti questo video, io vado avanti. Prendiamo questi concetti che abbiamo appena imparato e applichiamoli nel mondo dell'audio al microfono Shure SM7B, uno dei più usati su YouTube e in generale dai podcaster. Costa molto, quasi 400 euro, ma ci sono diverse alternative più economiche che suonano molto simili, soprattutto considerando che il pubblico che ascolta i podcast e guarda i video su YouTube lo fa con gli auricolari dello smartphone, con lo smartphone stesso o con le casse del computer portatile. Adesso metti le migliori cuffie che hai a disposizione e iniziamo a giocare insieme. In realtà questo non è un gioco, ma è un vero e proprio esperimento serio. In questo momento mi stai vedendo mentre parlo dentro lo Shure SM7B e di certo non puoi fare a meno di pensare a quanto questo microfono suoni bene. Magari stai pensando che se avessi 400 euro sarebbe la prima cosa che compreresti, così finalmente i tuoi podcast avrebbero una qualità altissima. Quando vediamo lo Shure SM7B pensiamo che il suo suono sia imbattibile. Se pensi esattamente queste cose, commenta adesso e fammi sapere la tua opinione. Ricordi quello che ti ho detto prima a proposito della Coca-Cola? Per tua comodità ti riassumo i 2 punti fondamentali. 1. Un brand crea immagini e collega sensazioni e sentimenti. 2. Le immagini e i messaggi di marketing influenzano le nostre scelte. Non togliere ancora le cuffie, ma se adesso ti facessi ascoltare 2 microfoni senza dirti quale dei 2 è lo Shure SM7B e quale è l'altro, penseresti sempre che l'unico microfono da avere se vuoi una qualità altissima è lo Shure SM7B? Ora ti faccio ascoltare 2 microfoni, di cui uno è lo Shure SM7B, senza dirti però quale dei 2 è. Tieni le cuffie in testa e ascolta. Ascolta.
Prenditi un momento per ascoltare il linguaggio invisibile del suono. La voce è un dono meraviglioso, un ponte tra le anime, il battito cardiaco delle conversazioni. Ascolta. Prenditi un momento per ascoltare il linguaggio invisibile del suono. La voce è un dono meraviglioso, un ponte tra le anime, il battito cardiaco delle conversazioni. Pensa come l'eco di una parola possa danzare nell'aria, come una piuma portata dal vento, dolce e potente allo stesso tempo. Ogni voce è un'unica sinfonia, un flusso di note e pause e toni e timbri. Pensa come l'eco di una parola possa danzare nell'aria, come una piuma portata dal vento, dolce e potente allo stesso tempo. Ogni voce è un'unica sinfonia, un flusso di note e pause e toni e timbri. Ascolta la musica che si cela dentro un sussurro, la storia in un grido, l'amore in una risata. La voce ci guida nell'intreccio dei pensieri e delle emozioni. Ha il potere di tessere legami, di colmare distanze e di accendere la speranza. Ascolta la musica che si cela dentro un sussurro, la storia in un grido, l'amore in una risata. La voce ci guida nell'intreccio dei pensieri e delle emozioni. Ha il potere di tessere legami, di colmare distanze e di accendere la speranza. Ascolta. Fai risuonare la tua voce, come un canto che unisce il mondo in un'armonia infinita di umanità. Ascolta. Ascolta. Fai risuonare la tua voce, come un canto che unisce il mondo in un'armonia infinita di umanità. Ascolta. Ok, adesso puoi anche togliere le cuffie. Credo tu abbia fatto fatica a capire quale dei due è lo Shure SM7B e quale è l'altro microfono. Secondo me difficilmente hai notato una differenza di suono così grande da giustificare una differenza di prezzo di 300 euro. Due microfoni simili, ma davvero uno è in maniera così evidente il migliore? Fammi sapere che cosa ne pensi commentando questo video, mi farebbe davvero piacere avere un tuo feedback. In questo video ho messo dentro entrambi i miei lavori, quello di professionista del marketing e quello di consulente audio e video per podcast. Con questo video ho voluto dimostrarti che il potere del modello SM7B di Shure e del marketing possono influenzare le nostre percezioni anche quando non c'è una grande differenza nei fatti. Del resto, in generale, i prodotti che vendono di più non sono necessariamente i migliori, anche perché quando diciamo che il miglior microfono è lo Shure SM7B, non è quello che pensiamo sul serio, perché a livello razionale il migliore non può esistere, ma a parlare la nostra percezione influenzata a livello emozionale dal marketing e dal potere del brand. Mi rendo conto che il discorso sarebbe lunghissimo, ma per ora mi fermo qui. Spero che tu abbia gradito questo video un po' diverso dal solito e se ti è piaciuto fammelo sapere, così magari provo a farne altri in futuro. Grazie per non aver chiamato la Neuro e noi ci vediamo prossima settimana.